Il mancato riscaldamento dell'acqua all'interno delle lavastoviglie può dipendere da un problema alla resistenza elettrica, pertanto vedremo come verificare con l'ausilio di un tester il funzionamento della resistenza elettrica, valutare se essa è in buono stato di funzionamento o al contrario non lo è, e quindi procedere nel caso non lo sia alla sua sostituzione. Per verificare se la resistenza elettrica è funzionante possiamo eseguire un test sulla lavastoviglie, quindi con la resistenza montata sulla lavastoviglie, o in questo caso l'abbiamo smontata per poter vedere ancora più da vicino come è strutturata e come è funzionante. Sulla lavastoviglie la troveremo collegata in questa parte qua con lo spinotto di alimentazione e in questo punto collegata la messa a terra. La resistenza è formata fondamentalmente quindi dall'arrivo della corrente e sulla resistenza è montata in questo punto, quindi questa parte qua, un termostato di sicurezza. Il termostato di sicurezza ha la funzione di far staccare la resistenza elettrica qualora la temperatura all'interno della lavastoviglie superi una certa gradazione e quindi la resistenza per l'appunto in protezione. In caso di rottura comunque anche del termostato di sicurezza, il funzionamento della resistenza viene invalidato. Accendiamo il tester sulla scala degli ohm e posizioniamo un puntale su un innesto Faston dell'ingresso dell'alimentazione elettrica della resistenza e l'altro sull'altro. Il valore che ci viene restituito sul display è di 24,4 ohm, solitamente una resistenza funzionante misura 24,5 ma anche 25-26, pertanto se abbiamo un valore che è intorno a questo dato significa che la resistenza elettrica è funzionante. Lo stesso possiamo fare sul termostato di sicurezza che in questo caso restituisce esattamente lo stesso e deve restituire lo stesso valore della resistenza elettrica, quindi lo stesso valore che abbiamo misurato precedentemente. Ed infine possiamo eseguire una verifica se vi è una dispersione della resistenza. Per farlo spostiamo il tester sul buzzer, quindi sul cicalino, e posizioniamo un puntale su un innesto Faston e l'altro puntale sull'innesto della messa a terra. In questo caso sul tester possiamo riscontrare che non vi è nessun tipo di segnalazione, quindi sul display rimane fermo su 1, il che ci indica che non vi è nessuna continuità tra questi due elementi e pertanto non vi è una dispersione. In questo caso quindi possiamo stabilire che la resistenza è funzionante. Qualora invece i valori fossero stati differenti e magari avessimo riscontrato una dispersione, avremmo dovuto procedere alla sua sostituzione.